Oggi ti racconto di 10 incredibili clausole inserite nei contratti dei calciatori che non ti aspetti. Scopriamole insieme. Numero 1. Il Barcellona acquista Luis Suarez e inserisce la clausola antimorso. Il Barcellona acquista il giocatore nel 2014 dal Liverpool al prezzo di circa 80 milioni di euro. L'attaccante accetta la riduzione dello stipendio nel caso in cui subisca una lunga squalifica per il suo comportamento antisportivo. Questa clausola è stata prevista a causa del morso rifilato a Chiellini durante i mondiali del 2014, che gli è costata una squalifica di ben 4 mesi. Numero 2. La clausola pallone d'oro nella vendita del cartellino di Di Maria. L'argentino passa dal Real Madrid al Manchester United nel 2014, diventando il giocatore più costoso nella storia del calcio inglese. Il prezzo del cartellino viene fissato in 78 milioni di euro. Nella vendita viene inserita anche la clausola definita pallone d'oro. In questo modo il Real avrebbe ricevuto un'ulteriore somma di 5 milioni di euro nel caso di vincita del pallone d'oro da parte di Di Maria. Numero 3. Il divieto per Van der Vaart di indossare scarpe rosse al Betis Siviglia. Questa clausola ti sembrerà davvero strana. Nel 2015 Van der Vaart torna in Spagna e firma un accordo triennale col Betis Siviglia. La dirigenza vieta al giocatore appena arrivato di indossare scarpe rosse. Il rosso, infatti, è il colore dei rivali storici, il Siviglia. Numero 4. La clausola anti-indipendenza voluta da Messi al Barcellona. Messi e la sua tattica anche fuori dal campo. Pensa che nel 2017, preoccupato per la situazione politica di quel periodo in Spagna, ottiene la clausola anti-indipendenza dalla Catalogna. Con questa clausola si assicura la possibilità di fare i bagagli senza pagare alcuna penale, se a causa dell'indipendenza dalla Catalogna il Barcellona fosse finito in un campionato meno prestigioso e inferiore rispetto alla Liga. Numero 5. Il bonus etico previsto in favore di Neymar dal Paris Saint-Germain. Hai notato quanto Neymar sia amichevole e disponibile con i propri tifosi? Forse non è tutto merito del suo carattere. Gli sceicchi, proprietari del PSG, inseriscono nel contratto concluso nel 2017 un bonus etico con cui si stabilisce che il brasiliano guadagni ben 6 milioni di euro lordi in più all'anno solo comportandosi bene ed essendo cordiale con i suoi tifosi. Facile, no? Numero 6. La clausola discoteca imposta da Ronaldinho al Flamengo. Fin da dove può spingersi una società pur di avere un fenomeno in squadra? Nel 2011 il Flamengo acquista Ronaldinho, che ritorna in patria. Secondo indiscrezioni, il brasiliano chiede e ottiene una clausola molto particolare, chiamata Night Club. Ottiene così un permesso speciale che gli consente di fare baldoria fino a tardi anche 2 volte a settimana, indipendentemente da allenamenti o gare ufficiali. Numero 7. La clausola dei 20 minuti inserita nella vendita di Oxlade-Chamberlain. Ti sei mai chiesto perché un giocatore così forte giocava così poco? Nel 2011 il Southampton lo vende all'Arsenal per circa 12 milioni di sterline, prevedendo un particolare accordo in base al quale il Southampton avrebbe ricevuto un bonus in denaro ogni volta in cui il giocatore avesse giocato più di 20 minuti a partita. L'allenatore dell'Arsenal quindi decide di farlo entrare in campo mai prima del 72esimo minuto. Numero 8. La clausola resta sulla terra prevista per Sparks dal Sunderland. Il Sunderland nel 1999 acquista Sparks, che aveva un particolare sogno nel cassetto, quello di andare nello spazio. Preoccupato che Sparks potesse lasciare la terra e saltare le partite ufficiali, il Sunderland inserisce una clausola per far rimanere il giocatore letteralmente coi piedi per terra, vietandogli di andare nello spazio fino alla scadenza del contratto. Numero 9. La clausola niente aereo di Bergkamp all'Arsenal. A volte i sogni di qualcuno sono gli incubi di qualcun altro. Bergkamp venne denominato l'olandese non volante proprio per la sua paura di prendere l'aereo. Nel 1995 riesce ad ottenere dal club il permesso di non prendere mai l'aereo, spostandosi così sempre in autostrada o in treno per raggiungere il campo in cui si sarebbe disputata la partita.
Numero 10. La clausola immobiliare voluta da Giuseppe Reina all'Arminia Bielefeld. Dopo aver sentito la storia di Reina, sono sicura che farai più attenzione ai dettagli. Nel 96 l'attaccante approda in seconda divisione tedesca e ottiene un contratto con cui la società si obbliga a consegnargli una nuova casa ogni inizio di stagione. Poiché la clausola non specifica il tipo di casa, la società gli consegna delle piccole casette di Lego. Questo video finisce qui, se ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al nostro canale e clicca sulla campanella in basso per non perderti gli altri video e sapere sempre cosa succede. Grazie!